15 giorni di visto gratuito per la Cina? Impossibile farsi scappare quest'occasione. La decisione di esplorare il sud del paese a gennaio ci ha portato dritti nelle regioni del Guangxi e dello Yunnan, vere gemme poco esplorate dal turismo internazionale. La nostra avventura incomincia dalla città di Hong Kong. Una città di un fascino incredibile, con il suo mix unico di natura e grattacieli. In 48 ore abbiamo avuto un assaggio di panorami da cartolina e di una vita urbana super vibrante. È veramente bella questa città. Forse la miglior città in Asia? Può essere. Per ora sì, secondo me. Da qui, grazie ai suoi ottimi collegamenti, partire verso il Guangxi è stato molto semplice. Dove mi porti stasera? Allora, stasera andiamo all'Ai Bar, che dicono sia una delle terrazze più fighe, dove vedere insomma lo skyline di Hong Kong. È in cima a questo edificio, al 30° piano. Vediamo come sarà. Beh, giudicate voi. Prima di intraprendere un viaggio in Cina è imprescindibile partire con questi 4 strumenti, necessari per pagamenti, traduzione, comunicazione e la possibilità di utilizzare internet senza essere bloccati dal grande firewall cinese. Alipay, WeChat, VPN o eSIM ed un traduttore vocale e fotografico. Da Hong Kong a Guilin in treno, in meno di 4 ore, abbiamo iniziato a vedere i primi scorci del paese, misurandoci subito con la barriera linguistica e l'assenza quasi totale di scritte in inglese. Com'è stata la tua avventura nella carrozza ristorante? Penso di averci messo tipo 40 minuti. Ho dovuto fare le foto al menù e poi sono andata dalla ragazza. Tutte le cose che le indicavo nelle foto che avevo fatte mi rispondeva che immagino voglia dire che non erano disponibili. La Vale in Cina. La Vale che cerca di capire dove andare per prendere questo benedetto treno. Sopravviviamo divertiti al primo impatto e dopo un cambio treno da Guilin a Yangshuo arriviamo finalmente a destinazione. Da una scala mobile hongkongese a una scala mobile del Guangxi. Yangshuo-ghese. Qui la stanchezza la fa la padrona, oggi. Sono stanchi. Il Guangxi ci accoglie con l'atmosfera esotica del nostro primo hotel, il T-Cozy, nel villaggio di Shantang, a 10 minuti di taxi da Yangshuo. Da qui partiamo in esplorazione per rimanere immediatamente a bocca aperta davanti ai paesaggi mozzafiato di questa regione, con la sua infinità di colline che si ergono a perdita d'occhio. Bellissimo questo posto. La vita scorre lenta qui. Così come scorre calmo il fiume Yulong e le imbarcazioni di bambù che ci accompagnano nel cuore della contea di Yangshuo. E dopo essere stati immortalati in posa eroica, l'esplorazione prosegue attraverso le campagne circostanti.
Abbiamo appena fatto il bamboo rafting, una figata pazzesca. Adesso andiamo a prendere le bici e ci perdiamo. Alla fine loro sono anche gentili, anche se non ci capiamo, con l'aiuto del traduttore riusciamo a risolvere tutto. Bello. Promette bene questo viaggio. Hello. Hello. Tutto sembra proseguire per il meglio quando... sì, il nostro compagno di viaggio Franco si schianta su una collina, lasciandoci senza speranze. Oggi è una giornata un po' così. Mi sono schiantato col mio drone, i sensori non hanno funzionato, stavo facendo una ripresa stupenda. Fortunatamente all'hotel hanno chiamato un rescue team. Però, come si può vedere da morfologia di questo territorio, credo di non avere chance. Il posto è troppo bello per farsi abbattere e decidiamo di percorrere lungo fiume in bici, tra paesaggi bucolici e un'atmosfera rilassata. Dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I would like to come out of the womb. Something in me. Il nostro Franco ha fatto un incidente contro una di queste colline oggi. Adesso vediamo innanzitutto se funziona ancora, Franco. Franco? Come on in. Franco è duro a morire ed alzandosi nuovamente in volo ci permette di immortalare i colori del tramonto dietro le colline. To this world. Dobbiamo festeggiare, così decidiamo di tuffarci nella notte di Yangshuo. Quanta gente c'è? Tantissima in effetti. Le vie della città sono un tripudio di musica e luci colorate e i turisti locali affollano negozi e ristoranti. Cosa ne pensi di questo posto? Sono scioccata! Ci sono le attrazioni da Luna Park, alpaca all'entrata dei negozi, Goku e una divertente ma ordinata confusione. Lasciamo questa vivace cittadina tra lunghe passeggiate e cibo delizioso. Partiamo alla volta di Xinping, una cittadina tradizionale dove l'aria è carica di un fascino esotico. Anche qui il nostro hotel non ha deluso le aspettative. Trascorriamo la giornata esplorando i dintorni, incuriositi ad ogni nuova strada che imbocchiamo e dagli usi e costumi dei locali. Ma anche dei turisti cinesi, che sembrano avere un debole per il photoshooting in abiti tradizionali. Ne parleremo meglio nel secondo capitolo di questo viaggio. Quelli dietro di me sono due cagnolini con le treccine, molto simpatici. Una breve sosta nei pressi dello Yellow Claw Shoal, paesaggio famoso per essere raffigurato nella banconota da 20 yuan, e ci dirigiamo verso un altro imperdibile luogo di questa regione, il Rui Peak. Qui, tra un brivido vertiginoso che ci assale, rimaniamo incantati ancora una volta dai paesaggi e dalle colline a perdita d'occhio. Sì, beh, comunque, cioè non è che sia una sensazione piacevole camminare così sul vetro. Si torna a Guilin con il treno.
qui trascorreremo la notte per prendere l'indomani un volo per Lijiang. Guilin è una città estremamente silenziosa, sarà per i motorini elettrici e perché la gente stranamente qui non urla. La gente urla qua. Un po' meno. Un po' meno, urla a bassa voce. Tante le curiosità e le differenze rispetto a tutti gli altri luoghi visitati durante i nostri viaggi. Ma questo è solo l'inizio. Ora si parte per lo Yunnan, dove trascorreremo i prossimi 10 giorni. Eccoci arrivati a Lijiang!